Salve a tutti bellissimi, io sono Daniele Coppola, in arte Eldreon, e sono un compositore di musiche per videogiochi. E oggi, nella primissima puntata di Ludomanzia Sonora, la mia personale rubrica di casi studi, vi parlerò di un progetto a cui sto attualmente lavorando. Il progetto più ambizioso e più grande a cui probabilmente ho lavorato in questi miei 6 anni di carriera. Sto parlando niente poco di meno di Nexomon 3. Sigla. Ma partiamo dagli albori. Che cos'è Nexomon? Nexomon è una saga videoludica Pokémon-like, quindi ispirata al gameplay del famosissimo videogioco Pokémon, sviluppata da Avevo Interactive, azienda canadese. La saga di Nexomon è composta da 3 capitoli. Nexomon 1, Nexomon Extinction, che sarebbe il secondo capitolo, però dico perché non chiamano Nexomon 2, chiami Nexomon Extinction. Cioè, ho capito che parla di estinzione della specie umana, però perché? La gente si confonde. E infine, Nexomon 3. Nexomon ha una grandissima particolarità. La componente narrativa è veramente bella, molto presente, ed è il motivo per cui attrae così tanto. Difatti, anche se personalmente non sono un grandissimo fan del Pokémon Like, quando ho giocato a Nexomon Extinction ne sono rimasto veramente sorpreso. Poi, magicamente, inizio a lavorare per Nexomon 3. In realtà ho lavorato anche per Nexomon Extinction, però quello magari teniamocelo per altri video. Però perché Nexomon 3 è così ambizioso? Perché probabilmente sarà un capitolo rivoluzionario per la saga, dato che cambierà completamente il comparto grafico rispetto ai primi 2 capitoli che erano 2D. Questo qui sarà completamente 3D. E questo, parlando di musica, cambierà completamente l'approccio compositivo. Ma ora vi faccio ascoltare un piccolo estratto del primo brano che ho composto per Nexomon 3. Questo brano accompagnerà i giocatori durante l'esplorazione dell'open world nelle fasi notturne del gioco. Il brano è attualmente intitolato Nighttime. Vediamo un pochino. Oh, avete sentito come si respira l'aria, come si può sentire il baciare della luce lunare sul nostro volto? Non lo so, raga, non so perché l'ho fatto così il brano, in realtà non ne so nulla. Ma no, ci sono in realtà tantissime piccolezze che fanno sì che questo brano sia adatto a quel determinato contesto. Ma prima analizziamolo fin dall'inizio. Ora mi devo inventare qualcosa però. Introduzione. Come comincia questo brano? Il brano inizia con 2 strumenti, il pianoforte e la chitarra acustica. Che compito hanno questi 2 strumenti? Voi direte, quello di suonare, e io vi dirò, cazzo, avete ragione. Ma non hanno solo il compito di suonare, hanno il compito di dover raccontare, di descrivere delle emozioni che le immagini non riescono a raccontare. Ma partiamo dal pianoforte. Cosa fa il pianoforte all'inizio di questo brano? Si limita ad arpeggiare sulla tonalità di fa minore con degli accordi di settima e di nona. Questi accordi qui, questi arpeggi qui, in realtà non vanno esattamente a tempo, perché tentano di emulare il respiro umano. Cerca di essere molto vicino a una delle caratteristiche principali dell'essere umano, ovvero respirare l'aria di un mondo aperto che il protagonista e il giocatore si ritroveranno ad esplorare. Sì, ho un po' di catarro ora, quindi questo respiro è un po' fallato. Dall'altra parte c'è la chitarra acustica, che è più brutta del pianoforte, perché il pianoforte è lo strumento più bello del mondo. Ma in realtà la chitarra acustica, mentre il pianoforte si limita ad arpeggiare per descrivere l'aria pulita che si respira, la chitarra invece si occupa di descrivere con degli arpeggi molto più presenti i movimenti del personaggio, la camminata. Mi si è spuntata la camicia. Il muoversi del personaggio.
mentre col pianoforte sopra che invece sta descrivendo delle cose differenti. Il pianoforte sta descrivendo l'aria, mentre la chitarra sta descrivendo in qualche modo la terra. Ma dopo questa introduzione parte una fase molto importante ed è il momento in cui la musica inizia ad entrare qui. Leitmotiv. Per molti il leitmotiv viene visto come una tecnica, per me invece è un elemento fondamentale nella musica applicata alle immagini, ma soprattutto alla musica applicata ai videogiochi. È quell'elemento che inizia a lavorare nel cervello dei giocatori, quell'elemento che può rendere unica la tua colonna sonora. Ma cerchiamo di analizzare velocemente cosa fa qui il leitmotiv. Innanzitutto è suonato da un violoncello solista. Quanto amo il violoncello. Di base in questo contesto qui il violoncello solista funzionerebbe già bene di suo perché ha questo suono così solo così, non mi viene il termine, sono così magico, ma non un termine così facile, sono un coglione. Ma analizziamo che movimento fa il violoncello. Il leitmotiv che suona questo violoncello fa questo movimento, sale e poi scende, quasi come se stesse praticamente sotto i tuoi piedi. Nel momento in cui il violoncello sale, sta cercando di descriverci, di raccontarci un elemento che nella notte ha questo suo carattere magico quasi, no? E si tratta della luna. Quando il violoncello appunto sta suonando una nota più alta, ci sta prendendo per mano e ci sta dirigendo con lo sguardo verso la luna. Ma nel momento in cui sono rimasto così, mi piace questa posizione, molto. Nel momento in cui la nota del violoncello, la nota più alta del violoncello si ferma su, quindi ci ha portato a guardare la luna, cosa fa? Scende, ci porta a guardare la luna e poi a rispostare lo sguardo giù, la sensazione sotto i nostri piedi della luce che la luna riflette mentre noi, o meglio, il protagonista cammina. Quindi prima ci porta a guardare su e poi ci porta a guardare giù, l'effetto che la luna ha su di noi, ha sulla terra. Ma nel momento in cui quella nota del violoncello scende giù e quindi sta narrando quello che abbiamo effettivamente sotto, cosa fa la chitarra acustica che in quel momento sta descrivendo anch'essa qualcosa che abbiamo sotto i piedi? Ricambia il favore e sale di ottava, descrivendo la luce delle stelle con quelle piccole notine che sono in arpeggio. Quindi c'è questo scambio di favori. La chitarra dice al violoncello: adesso stai raccontando tu cosa abbiamo sotto gli occhi, per cui ti ricambio il favore e racconto io cosa abbiamo invece sopra gli occhi, sopra la testa. Queste piccole note che descrivono questi puntini ed è l'unica cosa delle stelle che riusciamo a percepire stando chiaramente con i piedi sul terreno. Il finale. Il finale in realtà nella musica dei videogiochi è difficile che esista, soprattutto se si tratta di una musica in game che deve andare in loop, quindi il finale c'è ma si ricollega, è fatto in modo che si ricolleghi poi con l'inizio della musica. Il leitmotiv continua a ripetersi, magari variando. Fa sempre questo movimento, sale, lo sguardo verso la luna, scende, la chitarra che continua a raccontare quella costante camminata nel mondo aperto, mentre il pianoforte di sottofondo diventa un pochino più dritto, stabile chiaramente perché deve andare a tempo con gli altri strumenti, e cerca di tenere il passo con la chitarra per emulare il respiro durante la camminata. Ma adesso, dopo tutti sti pipponi mentali, voi vi starete chiedendo: ma chi ci crede a ste cose? È effettivamente un discorso molto complesso, sembra quasi inventato. La composizione in realtà non si basa sullo scrivere le note su un foglio o, come nel caso della nostra epoca, su una digital audio workstation. No, quella parte lì in realtà è la fase più facile, la fase finale. La composizione in realtà avviene qui dentro, e qui dentro ho fatto uno studio ben preciso su una cosa da raccontare. Ma su questo gioco c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Ma ogni musica
che verrà composta, ogni elemento che verrà narrato tramite la musica sarà concepito proprio secondo questo criterio. Ma ora vi chiedo a voi, cari followers, se il video vi è piaciuto, cosa vi piacerebbe sentire in Nexomon 3? Un'emozione, un'atmosfera specifica? Fatemelo sapere nei commenti. Se volete restare aggiornati sulla mia carriera, sui miei lavori, sui casi studi, che ce ne saranno tantissimi, vi romperò le palle all'infinito. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video che pubblicherò. Ma per concludere, perché so che a voi piace questa cosa bellissima che sto per dirvi, se andate nella descrizione del video troverete il link diretto che vi porterà al form per iscrivervi alla mia mailing list, dove vi dirò tante cose carine in segreto. Ma in più voi vi chiederete: ma perché mi devo iscrivere alla mailing list di sto coglione? Perché se lo fate riceverete in regalo, quindi gratuitamente, Into the Dungeon Rise of the Dragons, un mini album di 5 tracce in stile fantasy che potrete utilizzare o analizzare quando e dove volete. E adesso, dopo questa conclusione bellissima, io torno a lavorare. È domenica, mi rompo il cazzo, vado a giocare.